Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa borsa Granny. È una borsa aiuta rivestita con la mattonella Granny Gold. Infatti qui prende il nome la borsa Granny Gold. La parte frontale e la parte retro sono con le mattonelle grandi. Qui nella parte laterale, come vedete, ho realizzato la mattonellina senza i giri di mezze maglie alte. Quindi nel video vedremo l'unione sia delle mattonelline e sia delle mattonelle grandi con tutto il montaggio della borsa. Ho lasciato il fondo volontariamente così com'è, quindi non l'ho rivestito, anche se voi potete rivestirlo o con queste qua grandi oppure con queste piccole, o in alternativa fare una striscia, quindi un rettangolo di mezze maglie alte o di maglie basse e applicarlo, quindi poi vedrete comunque l'unione delle mattonelle, fare la stessa cosa con la striscia del fondo. Ho applicato qui un bottoncino a calamita, quindi per chiudere perfettamente la borsa, e quindi pronta per essere sfoggiata al mare e per quest'estate. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò sempre con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. Farò anche dei sondaggi per rendervi partecipi ai miei progetti futuri. Ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e condividetelo. E ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questo tipo di cotone, che è il Basic Cotton, che io ho acquistato sul sito Un Filo di Passione. È un cotone molto simile al cotone fiocco e all'Iggy della Tessiland, e a dire il vero mi sono trovata bene. Io utilizzerò la tonalità delle gru, giallo oro e giallo sole. Lavorerò il tutto con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno di una borsa in juta acquistata sempre su questo sito Un Filo di Passione, e l'ho presa della misura 30x30, e poi avremo bisogno di un paio di forbici. Iniziamo subito facendo delle mattonelle. Questa è la mattonella Gold che io ho fatto sul canale e che vi lascio il link in descrizione. Ho solo aggiunto un giro in più di questo colore sabbia, facendo sempre mezze maglie alte, una su ogni mezza maglia alta, e nell'angolo sempre una mezza maglia alta, 2 catenelle e una mezza maglia alta. Quindi ho fatto un giro in più rispetto alla mattonella originale presente sul canale. Di queste, per rivestire la parte davanti e dietro della borsa, a me ne servono 9. Quindi preparate le 9 mattonelle, facciamo insieme l'unione e quindi i pannelli che poi saranno inseriti sul davanti e sul dietro della borsa. Io ho preparato tutte le mie mattonelle, quindi in questo caso per fare una sola parte ne occorrono 9. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il rovescio di tutte e due le mattonelle, quindi mettiamo dritto su dritto, le mettiamo affiancate. Noi sappiamo che i punti corrispondono perfettamente, quindi li mettiamo proprio in corrispondenza e prendiamo il cotone sabbia.
iniziamo ad unirle. Quindi iniziamo qui nell'angolo, prendiamo il cotone e lo mettiamo leggermente più lungo, così poi abbiamo anche la possibilità di nascondere il filo, ed entriamo nella catenella. Nell'angolo ci sono le 2 catenelle, nella prima catenella dell'angolo, quindi entriamo da una parte e in corrispondenza nell'altro angolo entriamo dall'altra, quindi prendendo le prime 2 catenelle dell'angolo facciamo passare il filo, facciamo una catenella e ora prendiamo la seconda catenella dell'angolo, quindi da una parte e dall'altra, quindi solo l'angolo vi può venire un po' difficoltoso perché dovete individuare perfettamente le 2 catenelle, così, e iniziamo da questa a fare delle maglie bassissime. Facciamo passare direttamente il filo nella solina. Qui dobbiamo prendere qui abbiamo il nostro punto, la nostra catenella, diciamo, i nostri punti che si vedono. Dobbiamo prendere la costina esterna, quindi la prima che ci ritroviamo, e la costina esterna dall'altra parte. Tiriamo il filo e lo facciamo passare con maglia bassissima, quindi costina esterna e costina esterna, maglia bassissima, andiamo nell'altro punto, costina esterna, qui prendiamo quella esterna e facciamo la stessa cosa, costina esterna e costina esterna, e lo facciamo passare, praticamente cuciamo con maglia bassissima, quindi direttamente far passare nella solina il filo, e continuiamo così fino ad arrivare all'angolo. Quindi costina esterna, così. Giustamente io non vi ho detto all'inizio, un po' dimenticato, di prendere il dentro di un colore e il dentro dell'altro e di metterli in corrispondenza, perché li dobbiamo fare comunque bilanciate. Dobbiamo fare il dentro oro con il dentro sole e quindi li dobbiamo alternare. Quando prendete le 2 mattonelline, controllate che non siano dello stesso colore. E continuiamo la nostra cucitura. Tutto questo lo potete fare anche con l'ago, anche seguendo diciamo, questo metodo delle costine esterne, perché la cucitura viene, cioè a me piace questo tipo di cucitura perché viene più definita. Arrivati qui alla fine, quindi nell'angolo, entriamo nella prima catenella dell'angolo da una parte e dall'altra. Prima di chiudere prendiamo altre 2 mattonelle, le mettiamo per colore corrispondente, quindi devono venire, in questo caso stiamo facendo, qua c'è l'oro e qua c'è il sole, parlo dei colori, qua deve venire il sole e qua l'oro, quindi li mettiamo così in corrispondenza, sempre lato dritto con lato dritto, e noi lavoriamo sul rovescio. Prendiamo la
l'angolo. Qui siamo entrati nella prima catenella dell'angolo e qui invece entriamo nella seconda catenella, quindi 1 2, entriamo nella seconda catenella da una parte e dall'altra, prendiamo il filo, lo facciamo passare nelle due e successivamente chiudiamo in quelle che abbiamo nelle mattonelle precedenti. Quindi abbiamo unito i due gruppetti, quindi le due coppie di mattonelle, e qui continuiamo punto su punto a lavorarci le nostre maglie bassissime, quindi asolina esterna e asolina esterna, e continuiamo così. Quindi tutta questa riga, che è formata da altre due coppie di mattonelline, perché devono venire 9, quindi sono 3 6 9, li lavoriamo, l'unione la lavoriamo come abbiamo fatto ora, quindi mettendoli in corrispondenza e lavorando gli angoli direttamente insieme, quindi facendo passare il filo nelle asoline di tutte e due i gruppi di mattonelle. Ora ci continuiamo questa cucitura, uniamo le altre due mattonelle allo stesso modo e ci rivediamo per unire gli altri e per farvi vedere l'unione dall'altra parte. Arrivati alla terza unione vi volevo solo far vedere un particolare per rendervi conto voi e non perdere tempo. Queste sono le prime due unite, queste sono le altre due. Come vedete il colore cambia di quelle che abbiamo noi di fronte. Queste che noi dobbiamo unire, dobbiamo rimettere il colore iniziale, quindi metterle così. Ci prepariamo all'unione come abbiamo fatto con questa e continuiamo la nostra lavorazione a maglie bassissime. Questo era solo per farvi vedere e quindi per non confondervi con per sistemarli in base al colore che poi voi decidete di fare la vostra borsa. Quindi facciamo passare qua e contemporaneamente facciamo passare in quelle già lavorate e ci continuiamo la lavorazione, che sono sempre prendendo le asoline esterne delle due mattonelle che stiamo per unire. Quindi questo è l'ultimo gruppo, così poi possiamo unire dall'altra parte. Arrivati qui alla fine mi devo lavorare, come ho fatto all'inizio, tutte e due le catenelle dell'angolo, quindi all'inizio e alla fine noi siamo partiti lavorando tutte e due le catenelle e finiamo la riga lavorando tutte e due le catenelle e abbiamo terminato la prima unione. Vi faccio vedere subito come è venuta, come si presenta. L'unione si presenta così, guardate, molto carina. Non viene il cordoncino, però viene molto lineare. Questa è l'unione. Come avete visto, le abbiamo messe in corrispondenza di colori, quindi ora dobbiamo unire le altre tre mattonelle. Qui tagliamo il filo dove eravamo rimasti e lo agganciamo per bene. Lo agganciamo e lo lasciamo un pochino più lungo perché poi lo andremo a sigillare per bene. Ora
prendiamo giustamente una mattonella che deve essere in corrispondenza anche di colore, quindi deve essere alternata. Prendiamo una mattonella, la sistemiamo, questo è il dritto, quindi dritto con rovescio, e cominciamo l'unione da questa parte. Quindi facciamo come abbiamo già fatto, partiamo lavorando tutte e due le catenelle dell'angolo di tutte e due le mattonelle, proseguiamo a maglia bassissima. Arrivato qui sistemeremo l'altra mattonella sempre di colore corrispondente, messa il dritto verso la lavorazione e il rovescio, mentre praticamente verso di noi. Prenderemo qui le due, cioè un punto il primo punto, la prima catenella dell'angolo, e qui la seconda catenella dell'angolo di tutti e due, e chiuderemo insieme e continueremo e aggiungeremo anche l'altra, e quindi abbiamo lavorato il primo versante delle nostre mattonelle. Quindi poi ci resta solo lavorare, farvi vedere l'unione dall'altra parte. Quindi questo ce lo lavoriamo e seguiamo la stessa cosa che abbiamo fatto finora. Iniziamo, mi raccomando, iniziamo e finiamo lavorando tutte e due le catenelle del nostro angolo. Ci rivedremo alla fine dell'unione di queste altre mattonelle. Fatta la nostra unione, come vedete, tutti i pezzi da una parte sono tutti uniti. Questo è il risultato finale di quello che poi si vedrà. Dobbiamo unire le parti centrali, quindi giriamo sul rovescio e facciamo precisamente come abbiamo fatto per la prima unione. Quindi ci prendiamo il cotone, qui potete anche fare una solina per iniziare, oppure, come ho fatto io alla prima unione, lasciare il filo più lungo e poi appuntarlo. Entriamo nella prima catenella di tutte e due i pannelli, ci prendiamo la solina che abbiamo appena fatto, la stringiamo un pochino e la facciamo passare nei punti. Facciamo una catenella e poi ci lavoriamo la seconda catenella da tutte e due le parti, sempre dell'angolo, facendo una maglia bassissima. E qui facciamo la stessa cosa, asolina esterna e asolina esterna, maglia bassissima, asolina esterna e asolina esterna, leviamo, ecco, maglia bassissima fino ad arrivare nella parte centrale. Arrivati qui nella parte centrale, noi dobbiamo lavorare tutte le maglie che noi vediamo che incontriamo, quindi quelle le passiamo tutte con maglia bassissima. Qui nella parte centrale o allungate un pochino il filo, oppure fate una catenella, saltiamo l'unione e andiamo direttamente alla primissima maglia che ci ritroviamo, sempre con maglia bassissima. Quindi fate una catenella per il distacco e vi lavorate la primissima maglia che vi ritrovate, e continuiamo sempre con asolina esterna e asolina esterna. Quindi semplicissimo, basta fare una catenella nel punto di unione e continuare senza saltare nessunissima maglia. Ci ritroviamo a disposizione, quindi dobbiamo lavorare tutte le maglie che abbiamo, che ci ritroviamo durante tutto la lavorazione.
Continuiamo così, facciamo la stessa cosa nell'unione da questa parte e ripetiamo la stessa cosa nell'altra unione. Unite tutte le parti, ci ritroviamo giustamente il lavoro un pochino stropicciato, quindi lo potete un po' stendere con le mani, poi eventualmente dare anche una piccola stirata, però dobbiamo fare il bordino, quindi ci mettiamo subito a lavorare, partiamo da un angolo e cominciamo a creare il nostro bordino, quindi per ricoprire tutto il contorno delle nostre mattonelle. Iniziamo sempre dall'angolo, in questo caso entriamo direttamente nell'angolo, ci prendiamo il filo, facciamo una catenella, una maglia bassa e ne realizziamo un'altra, quindi 2 maglie basse lavorate nell'angolo. Dopodiché cominciamo a lavorare per ogni punto sottostante una maglia bassa per ogni punto. Man mano che lavoriamo la codina di inizio ce la portiamo e quindi la lavoriamo una maglia bassa per ogni punto che abbiamo a disposizione fino ad arrivare nella parte di unione delle mattonelle, quelle che proprio abbiamo unito poco fa. Quindi questa ci stiamo lavorando la prima mattonella, qua ci lavoriamo tutti i punti della mattonella e qua ci ritroviamo questi 3 punti, 1 2 e 3, questi qua proprio più, diciamo, ribassati rispetto agli altri perché è proprio l'unione delle mattonelle. Qui lavoriamo delle mezze maglie alte, quindi una nella parte centrale e una mezza maglia alta nell'altra parte, guardate, perché dobbiamo cercare di ottenere un bordo più dritto rispetto al bordino che poi si ottiene con le mattonelle, che è sempre curvato. Quindi, siccome a me quell'effetto non piace, ho pensato di lavorare appunto qui nelle parti di unione delle mattonelle 3 mezze maglie alte, quindi prendendo i punti proprio più bassi, uno da una parte, uno centrale e l'altro dall'altra. Dopodiché continueremo sempre con le maglie basse. Arrivati all'angolo, dentro l'angolo lavoriamo 3 maglie basse. Noi siamo partiti con 2 perché poi faremo la maglia bassa finale e chiuderemo nella maglia centrale. Quindi continuiamo a lavorarci le maglie basse fino ad arrivare all'angolo, lo faremo insieme e poi continueremo sempre la stessa lavorazione con questo bordino. Arrivati qui all'angolo, come vedete c'è l'ultimo punto, che è questo qui, prima dell'angolo, che andremo a lavorare, quindi faremo una maglia bassa in questo punto. Nell'angolo lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3. Nel giro successivo dobbiamo individuare la maglia centrale. Se voi avete difficoltà potete prendere un marcapunti e mettere un segnetto nella maglia centrale che abbiamo appena lavorato,
che è quella che nel giro successivo dobbiamo andare a lavorare sempre 3 maglie basse. Quindi se avete difficoltà mettete un marcapunti e proseguiamo sempre con le maglie basse. Facciamo solo qui in corrispondenza le 3 mezze maglie alte e dopo procediamo fino ad arrivare alla fine con le nostre maglie basse. Dopo aver lavorato, arrivati alla fine, entriamo sempre nell'angolo, facciamo la maglia bassa e ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto con maglia bassissima. Quindi abbiamo terminato al centro dell'angolo. Qui ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo 2 maglie basse come abbiamo fatto. Poi nella parte finale andremo a fare la terza maglia bassa e ci chiuderemo con maglia bassissima. E qui dobbiamo fare un giro tutto maglie basse, quindi ci lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa, quindi ripetiamo tutto il contorno a maglie basse e questo è l'ultimo giro che faremo. Qua nella parte laterale, come avete visto, l'abbiamo un pochino allineato, quindi lavoreremo le nostre maglie basse anche qui. Se voi ritenete che ancora è troppo basso, potete fare qua nella parte centrale proprio 2 mezze maglie alte, proprio per allinearlo ancora di più. Però sistemandolo vi assicuro che già comunque ha preso la sua forma. Possiamo anche farlo direttamente, perché poi ricordatevi solo che quello che facciamo per un pannello lo faremo per l'altro, però la lavorazione è sempre questa. Arriviamo nella parte centrale e facciamo eventualmente le mezze maglie alte. Vediamo, ora le faremo insieme. Stiamo arrivando, qui ci lavoriamo sempre la maglia bassa, qui la maglia bassa, qui nella parte proprio ci sono questi 2 punti, facciamo una mezza maglia alta e un'altra mezza maglia alta e qui ci continuiamo a lavorare le maglie basse. Guardate, si è allineato ancora di più, quindi nelle 2 maglie centrali qui, però ve ne accorgete perché è un pochino più ribassato, ci lavorate 2 mezze maglie alte per ogni contorno. Arrivati qui e nella maglia segnata lavorate 3 maglie basse nello stesso punto e continuiamo con le maglie basse e qui eventualmente facciamo sempre la stessa lavorazione nelle maglie centrali, quindi in questo caso si vedono le maglie che sono più basse, ci lavorate le mezze maglie alte per allineare ancora di più la lavorazione. Questo è il risultato, guardate che è dritto, questo è il risultato che poi vi verrà alla fine. Quindi finiamo tutto il giro e terminiamo sempre con la maglia bassa finale nell'angolo e la chiusura a maglia bassissima. Arrivati qui al marcapunti, che è il punto centrale dell'angolo, lo sganciamo e lavoriamo all'interno del punto 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 e continuiamo con una maglia bassa per ogni punto, tranne nelle parti centrali dove lavoreremo 2 mezze maglie alte.
Arrivati alla fine facciamo gli ultimi punti, quindi punto basso, entriamo nel punto dove abbiamo cominciato, facciamo l'ultimo punto e ci chiudiamo nel primissimo punto basso con maglia bassissima e abbiamo terminato il nostro pannello. Ora possiamo tagliare il filo, lo tagliamo un pochino più lunghetto, così poi con l'ago lo sistemeremo. Agganciamo il filo e abbiamo terminato il nostro pannello. Ora questo verrà stirato e dobbiamo realizzarne un altro uguale per l'altro, quindi uno per la parte davanti e uno per la parte dietro. Io li ho realizzati tutti e due, questo l'abbiamo fatto insieme, questo l'ho già realizzato, quindi prenderemo la borsa, in questo caso metteremo il pannello di sopra e stirandolo per bene, perché deve aderire completamente alla borsa, la misura è esatta, perché come vedete, ecco, dando delle pressioni al nostro pannello aderisce perfettamente a tutta la parte, quindi frontale e retro della borsa. Quindi fatti questi due pannelli, per ora li mettiamo da parte, quindi li appoggio qui sulla borsa stessa e dobbiamo fare la parte laterale della borsa, che io ho deciso di farla sempre con la stessa mattonellina, però lavorata senza il contorno a maglie basse, a mezze maglie alte, scusate. Quindi possiamo procedere alla lavorazione della mattonellina, che sempre trovate il link perché la mattonella gold, senza fare ulteriori giri, quindi facendo 1, 2 e 3 giri solamente. Fatta questa mattonellina dobbiamo procedere all'unione delle mattonelle, quindi ora vi farò vedere come unirle. Quindi la prima la lavorate intera, la seconda lavoriamo solo 2 giri e l'unione la facciamo direttamente con la lavorazione dell'ultimo giro. Qui ho lavorato 2 giri solamente, quindi in corrispondenza sono andata a fare il contrario, quindi li ho messi, ho sovrapposto i colori, il giallo all'interno e il giallo oro esterno. Qui sono partita all'inverso, quindi prendiamo sempre il color sabbia, che poi è il colore predominante della borsa, e iniziamo sempre nell'angolo prima della chiusura. Quindi iniziamo la nostra lavorazione dell'ultimo giro. Qui dobbiamo andarla ad unire in un lato solo, quindi dobbiamo unire solo un lato. Entriamo nell'angolo, facciamo una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa, tiriamo la codina e ci lavoriamo una catenella ed entriamo nel primo punto basso che abbiamo a disposizione, facendo 4 maglie basse, 4 maglie alte, scusate, due, tre e 4,
2 catenelle e 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 3 e 4. Quindi abbiamo lavorato il primo angolo. Una catenella, entriamo nell'angolino e facciamo una maglia bassa, una catenella e rifacciamo un altro angolo. Quindi per l'unione, per la prima unione, quando dobbiamo unire due angoli, dobbiamo lavorarne 2 e cominciamo l'unione al terzo angolo. Quindi questi li dobbiamo lavorare completamente. Quindi qui rifacciamo 4 maglie alte, due catenelle e 4 maglie alte. Tre e 4, una catenella, entriamo nell'angolino, facciamo la maglia bassa, una catenella ed entriamo nel punto basso per fare il terzo angolo e ne lavoriamo metà. Ci lavoriamo 4 maglie alte, 2, 3 e 4, una catenella, prendiamo la mattonellina, entriamo in un angolo qualsiasi e ci tiriamo il filo all'interno dell'angolo, facciamo una catenella e ci lavoriamo l'altra metà, quindi 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una catenella, entriamo nell'angolino, facciamo la maglia bassa, entriamo nella mattonellina da unire, entriamo direttamente nella maglia bassa centrale e ci tiriamo all'interno la solina, ci lavoriamo una catenella ed entriamo nella maglia bassa per fare l'ultimo angolo, quindi ci lavoriamo 4 maglie alte, 2, 3 e 4, una catenella, entriamo nell'angolo, ci tiriamo il filo, facciamo una catenella ed entriamo direttamente nello stesso punto e facciamo le altre 4 maglie alte, quindi completiamo l'angolo. 3 e 4, una catenella e ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo fatto con maglia bassissima e abbiamo unito le 2 mattonelline. Come vedete l'unione è semplicissima. Qui possiamo comunque tagliare il filo
lo agganciamo e sono le due mattonelle unite. Ora uniamo una terza mattonella, quindi ci lavoriamo questa questa qua del colore corrispondente, quindi il giallo, e poi uniremo per unire due mattonelle, quindi ad angolo, così vi farò vedere anche l'unione in due angoli, quindi in due lati della mattonella, e poi potete proseguire in questo modo. Quindi questa la uniremo, la farò e la uniremo come abbiamo fatto qui. Ci lavoriamo metà angolo, una catenella, unione diretta con l'angolo, un'altra catenella e ci completiamo la lavorazione dell'angolo. Poi una catenella ed entriamo nella punto, quindi nell'angolino qui con la maglia bassa. Da qui ci tiriamo la solina, una catenella e ci lavoriamo l'altro angolo, quindi molto semplice. Qui ho unito le prime 3 mattonelline sempre facendo l'unione da un lato solo, quindi ora faremo insieme l'unione con i due lati. Quindi prendiamo il cotone, prendiamo l'altra mattonellina ed entriamo nell'angolo e facciamo al solito, prendiamo il filo, catenella e maglia bassa, tiriamo la codina, stringiamo, facciamo una catenella ed entriamo direttamente nel primo foro per fare il primo angolo. Questo lo dobbiamo lavorare completo. Quindi se voi vi ricordate, nella prima unione abbiamo lavorato in modo completo 2 angoli, quindi io angoli intendo questi qua di 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte nella stessa maglia bassa sottostante. Nell'unione invece dei due lati ne dobbiamo lavorare completamente uno, come stiamo facendo appunto, quindi in modo completo facciamo la catenella, entriamo nel primo spazio, facciamo la maglia bassa, facciamo la catenella ed ora iniziamo a lavorarci metà angolo, quindi uno intero, dal prossimo lo lavoriamo a metà e iniziamo l'unione. Quindi entriamo nella maglia bassa e ci lavoriamo le 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Una catenella, prendiamo la lavorazione e prendiamo il primo angolo che abbiamo a disposizione. Facciamo passare la solina direttamente nell'angolo, così, facciamo una catenella e rientriamo nella lavorazione e ci lavoriamo l'altra metà dell'angolo. Quindi facciamo 4 maglie alte, 2, 3, 4. Una catenella, entriamo nell'angolino, facciamo la maglia bassa, entriamo nella lavorazione, entriamo direttamente nella maglia bassa e ci tiriamo la solina all'interno, così. Qui c'è il filo, ecco, mettiamolo di sotto e poi li agganciamo. Una catenella ed entriamo direttamente nella maglia bassa per lavorarci l'altro angolo, quindi ne lavoriamo sempre metà, 2,
3 e 4, facciamo una catenella, entriamo nel centro qui, proprio al centro di tutta la lavorazione, ci tiriamo la solina, prendiamo la solina e ce la tiriamo all'interno, così, facciamo una catenella e lavoriamo l'altra metà dell'angolo, quindi rientriamo nello stesso punto e ci lavoriamo l'altra metà. Due, 3 e 4. Una catenella, entriamo nell'angolo, facciamo una maglia bassa. Qui andiamo in questa maglia bassa, entriamo, ci tiriamo all'interno la solina, facciamo sempre una catenella e ci lavoriamo l'ultimo angolo, quindi ne lavoriamo sempre metà, quindi 4 maglie alte, 2, 3 e 4, una catenella, entriamo nell'ultimo angolo direttamente, entriamo nella solina e ce la tiriamo all'interno, una catenella e completiamo l'angolo. Quindi facciamo sempre le nostre 4 maglie alte, 3 e 4, una catenella e ci chiudiamo nella prima maglia bassa con maglia bassissima e abbiamo fatto l'unione di 2 lati. Come vedete è molto semplice. Ora tagliamo il filo e continuiamo con le mattonelline ad unire, quindi vi ho fatto vedere sia l'unione da una parte sia l'unione di 2. Mi raccomando, l'unione solo da un lato, lavorate per intero 2 angoli e già dal terzo cominciate a lavorarne metà e ad unire. Nell'unione invece di 2 lati ne lavorate per intero uno e qui dal secondo ne lavorate metà e cominciate ad unirlo. Queste mattonelline per questa borsa, quindi per questa misura, io ne ho lavorate 15, sono piccoline e vi assicuro che sia la lavorazione della mattonellina sia l'unione è velocissima, quindi a me me ne sono servite 15 per lato. Ce le lavoriamo, io vi faccio vedere il pannello, che poi alla fine il pannello già formato, che io ho già lavorato, con tutto il contorno, ed è questo, guardate, è molto carino ed è come precisamente alla parte davanti e dietro della borsa, quindi io ho fatto solo 2 giri, quindi 2 giri di contorno di maglie basse, quindi è precisamente come quello. Cambiano solo le mattonelline perché volevo variare il lato proprio il laterale della borsa. Ci continuiamo a lavorare le nostre mattonelle. Quando le avremo finite procederemo per fare il contorno e quindi avremo tutti i pezzi pronti per poter montare la nostra borsa. Ho unito tutte le mie mattonelline, quindi sono 3, 6, 9, 12, 15 mattonelline. Questo è il pannello già creato, è già formato, che appoggeremo sempre lì sulla borsa. Questo invece dobbiamo procedere
al contorno. Come vi ho accennato, il contorno è uguale a quello che abbiamo fatto per i pannelli centrali, quindi faremo insieme l'inizio, però poi ce lo possiamo lavorare tranquillamente. Quindi inizieremo sempre da un angolo qualsiasi, ci tiriamo il filo all'interno, facciamo una catenella, rientriamo, facciamo 2 maglie basse. Due maglie basse all'interno del nostro angolo, tiriamo la codina, che ora ci lavoreremo con le maglie basse, e cominciamo a lavorare punto su punto, una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Qui dove c'è la catenella di separazione entriamo direttamente dentro la catenella, qui nella maglia bassa entriamo nella maglia bassa e qui nella catenella entriamo nella catenella e poi ci lavoriamo maglia su maglia. Qui è l'unione, entriamo direttamente nell'unione, quindi cerchiamo di prendere il punto centrale, no, proprio il punto di unione, e continuiamo la lavorazione. Comunque faremo due giri lavorando 3 maglie basse nell'angolo e nel giro successivo nella maglia centrale, quindi nella seconda maglia bassa dell'angolo, lavoreremo altre 3 maglie basse in quel punto, come abbiamo fatto precisamente per contornare i pannelli principali, quindi i pannelli grandi. Continueremo così e ci prepareremo anche questo pannello. Ci vedremo poi alla fine per quando avremo tutto pronto per assemblare la nostra borsa. Finito di lavorare la parte laterale, dove ho fatto 2 giri completi di maglie basse, e qui negli angoli, come ho fatto nel pannello, ho lavorato 3 maglie basse. Quindi nel secondo giro ho lavorato nella maglia centrale dell'angolo 3 maglie basse, dopodiché una maglia bassa per ogni punto che avevo a disposizione. Qui ci sono i 2 pannelli laterali. Io alla borsa il fondo non l'ho fatto, ho lasciato quelli Juta perché si abbina perfettamente al colore che ho utilizzato per la mia borsa. Se voi invece volete fare la parte sotto, la potete fare sia così a mattonelline oppure una striscia a maglie basse per quanto è il fondo, che poi andrete a lavorare nel perimetro delle maglie basse sempre con gli angoli, e poi applicherete al fondo. Io in questo caso non l'ho fatto, quindi unirò i 4 pannelli, quindi i 2 centrali con i 2 laterali, e ora procederemo all'unione e quindi alla sistemazione della borsa stessa. Prendiamo il pannello grande, lo possiamo mettere di qualsiasi lato perché è quadrato, e il pannello laterale. Come vedete combaciano perfettamente di grandezza, anche se i punti, uno dei 2 pannelli ne può avere qualcuno in più, a noi durante la lavorazione non interessa tanto, perché possiamo entrare in un punto anche 2 volte se riconosciamo comunque se ce n'è qualcuno in più, quindi diciamo che è facilmente gestibile come lavorazione. Prendiamo, li mettiamo dalla parte, quindi dalla parte giusta, quindi non a rovescio. In questo caso lavoriamo il dritto del lavoro e il dritto del lavoro. Prendiamo il filo
ed entriamo direttamente qui nell'angolo, nella maglia centrale. Quindi qui abbiamo fatto nell'angolo le 3 maglie basse, entriamo nella maglia centrale di tutte e due le parti e iniziamo la nostra cucitura. Quindi iniziamo con una catenella e nello stesso punto rientriamo e facciamo una maglia bassa. Quindi sigilliamo ancora di più l'inizio della lavorazione, una maglia bassa. Dopodiché procederemo facendo un bordino. A me piace l'idea di fare tipo un bordino nella borsa, tipo appunto gambero. Quindi entrerò prendendo il punto pieno di tutte e due la lavorazione, quindi di tutti e due i pannelli, prenderò il filo, lo lascerò più morbido, giriamo ed entriamo, facciamo passare il filo, quindi facciamo il punto gambero all'incontrario. Solitamente il punto gambero si fa all'indietro, noi con questo tipo di lavorazione lo facciamo in avanti. Quindi prendiamo tutti e due i punti da una parte e dall'altra, prendiamo il filo, lo lasciamo morbido, giriamo l'uncinetto così, prendiamo il filo e lo facciamo passare. Vediamo se ve lo posso far vedere meglio. Prendiamo i punti, prendiamo il filo, lasciamo morbida la lavorazione, giriamo così l'uncinetto e facciamo passare il filo nelle due asoline. La lavorazione non deve essere stretta perché se no non vi verrà bene. Quindi continueremo così, prendendo un punto da una parte e un punto dall'altra, lavorazione morbida, giriamo l'uncinetto e passiamo nelle asoline e cuciremo questa parte, queste due parti, facendo appunto questo punto che è molto decorativo, molto bello come bordino. Arrivati qui alla fine, facciamo il primo punto che abbiamo nell'angolo, lo lavoriamo sempre con questo tipo di lavorazione. Invece il punto centrale lo lavoriamo la maglia bassa come abbiamo fatto all'inizio. Quindi prendiamo il punto centrale, entriamo e lavoriamo una maglia bassa e abbiamo terminato la prima unione. Come vedete, guardate, il bordino che si è creato è questo. È un bordino carino, rialzato, ed è, diciamo, un cordoncino. Così faremo anche le altre unioni. Quindi per ora tagliamo il filo, lo agganciamo, questo poi lo faremo sparire con l'ago nella lavorazione stessa. Prendiamo l'altra parte, quindi stiamo parlando che stiamo lavorando dal dritto, quindi prendiamo l'altra parte e facendo lo stesso tipo di lavorazione uniamo queste altre due parti. Dopodiché con la stessa unione uniamo
l'altra parte che è sempre dell'angolo e poi l'andremo ad unire alla prima parte. Quindi in tutto dobbiamo fare 4 righe di unione, per quanto sono infatti gli angoli. Quindi procederemo sempre così, inizieremo con maglia bassa, quindi prima agganceremo catenella, la maglia bassa nello stesso punto e poi inizieremo con questo punto. Se a voi non vi viene difficoltoso fare questo punto, potete procedere tranquillamente a maglie basse, quindi potete fare l'unione diretta a maglie basse. Ci uniamo tutti i pezzi e ci ritroviamo quando abbiamo tutti i pannelli uniti. Mi raccomando, la sequenza è questa: pannello centrale, parte laterale, pannello centrale, parte laterale, che poi si va ad unire di nuovo al pannello centrale. Quindi dobbiamo fare così. Quindi questo è stata l'unione, questo è il laterale, andremo ad unire questo e poi uniamo il laterale. Quindi creeremo tutto il contorno della borsa. Dopo aver finito le cuciture da tutte le parti, qui questa è l'ultima che ho fatto, tagliamo il filo un po' più lunghetto, poi lo sistemeremo meglio con l'ago e vi faccio un po' vedere quello che abbiamo ottenuto. Questa è la parte davanti, il laterale, il cordoncino da tutte le parti e il cordoncino appunto di unione, che per me dà una bellezza particolare, l'altra parte davanti e l'altro laterale. Quindi abbiamo terminato la struttura della borsa. Ora siamo pronti per inserirla nella borsa stessa. Prendiamo la borsa. Io nella borsa, in un momento precedente, ho applicato le chiusure. Le ho applicate, che da qui, come vedete, si vedono, e quindi ora con il rivestimento nasconderemo questa parte. Questa è la chiusura della mia borsa. Mettiamo la borsa così e inseriamo la lavorazione, quindi la inseriamo all'interno. Questa è la parte davanti. Io vi consiglio comunque di stirare i pannelli così che sono belli, più uniformi e lisci. Questo è il bordino, questa è la parte laterale della borsa, guardate, e il laterale lo va a ricoprire tutto. Ora qui mi viene un po' difficile a farvela vedere, però la sistemiamo insieme e la appuntiamo con degli spillini. Questa è l'altra parte laterale, perché la borsa era piegata, però il laterale è bello grande. Quindi questa è l'altra parte laterale, quindi la stiamo, diciamo, sistemando. Dopo averla sistemata, o man mano che la sistemiamo, applichiamo delle spille per appuntarla. Quindi io mi aiuto con delle spille normalissime, perché poi dovremo procedere alla cucitura. Facendo attenzione e cercando magari, no, diciamo che così è l'unica soluzione. Questa che sto sistemando è la parte di sotto, quindi la sistemiamo tutta, mettiamo tutte le spille
dopodiché la vedremo ancora meglio quando ce l'avremo tutta sistemata. Dopo averla sistemata, almeno possiamo fare anche pannello per pannello, quindi io ho sistemato il pannello o davanti o dietro che sia. Cominciamo a fare la nostra cucitura. Per la cucitura io vi consiglierei di utilizzare il filo di nylon per essere invisibile. In questo caso, che io il bordino ho tutto di questo colore sabbia, ho deciso di farla con l'ago, quindi utilizzo un ago con una cruna abbastanza più grandetta, quindi che entra tranquillamente il cotone, e con la punta levo il primo spillino e per ora l'appunto dalla parte di sotto. Quindi inizio qui dove c'è proprio l'angolo, mi tiro l'ago e inizio a fare delle cuciture prendendo, qui alla fine ho fatto un nodino, prendendo una parte dell'uncinetto, guardate, e una parte della borsa in juta, qui entrando in una parte. Quindi mi effettuo questa cucitura prendendo sempre una parte e una parte, entro qui e prendo la parte in juta, così. E mi cucio tutte le parti, quindi le parti che, come vedete, non si vede perché è dello stesso cotone, tutte le parti che sono quella di sotto, il laterale, l'altra parte e il laterale, e poi quelle di sopra. Quindi ci cuciamo con questa tecnica anche nella parte qui di sopra, perché è doppio, questa è la juta, è messa doppia, quindi riusciamo a prendere il primo strato di juta e possiamo cucire tranquillamente la parte di sopra. Quindi mi cucio tutti i pezzi e ci rivediamo a fine cucitura. Io in più inserirò, quindi dandomi aiuto dall'interno, in qualche parte qui dei punti invisibili per fissare ancora di più il pannello, anche se è ben teso e devo essere sincera, è ben fissato alla borsa. Quindi continuiamo la nostra cucitura e ci rivedremo quando abbiamo terminato. Finita la cucitura nella parte di sotto, come vedete la borsa è tutta cucita. Nella parte sopra io già ho agganciato il filo. Nella parte laterale, mi raccomando, il bordino deve rimanere col bordino della borsa, deve camminare col bordino della borsa, quindi andate a sistemarlo in modo preciso. Qui nella parte sopra, lo voglio far vedere bene, sto facendo una cucitura lasciando libero l'ultimo giro della lavorazione, perché probabilmente vorrei fare un giro di decorazione della borsa stesso. Quindi che faccio? Sto sempre al bordo, però entro nel giro sotto, quindi sotto l'ultimo giro. L'importante è lasciare libera le catenelle, queste asoline dell'ultimo giro, che mi consentono di fare appunto una decorazione in un secondo momento, ed entrare in questi punti e prendere un pezzetto di juta. Non andremo a prendere l'interno, andremo a prendere la parte doppia della juta. Quindi
facciamo così, quindi inseriamo l'uncinetto, lo facciamo passare e facciamo la nostra cucitura in questo modo. Non si vedrà perché è dello stesso cotone, però cercate di dare i punti vicini, quindi qui a questo punto entriamo qui e magari ci distanziamo, così non si vedranno neanche i piccoli punti che daremo. Quindi continuiamo così per tutto il bordo superiore, quindi lasciando, ve l'ho detto, libero il primo giro che ci consenta comunque di lavorare un bordino, e continuiamo la nostra cucitura. Dopo aver cucito tutte le parti della nostra borsa, dobbiamo fare un giro di rifinitura. Io ho pensato di utilizzare sempre il punto gambero che ho utilizzato per unire i vari pezzi, quindi ci agganciamo con un cappietto a una catenella che abbiamo a disposizione della parte laterale, quindi l'aggancio lo facciamo sempre sul laterale, quindi andiamo nella parte laterale, prendiamo il cappietto, entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione, ci tiriamo il cappietto all'interno, stringiamo un pochino il filo e qui facciamo una catenella, entriamo direttamente nel secondo punto, manteniamo come abbiamo già fatto precedentemente il filo morbido, giriamo e facciamo passare il filo all'interno, entriamo nell'altro punto, manteniamo il filo morbido, giriamo e facciamo passare il filo all'interno. A me viene un po' difficoltoso perché sono posizionata un po' male. Allentiamo un pochino il punto, giriamo e facciamo passare il filo. Quindi procediamo così per tutto il contorno della borsa fino ad arrivare all'altra estremità e quindi a ricongiungerci con la lavorazione. Quindi ci facciamo un giro di punto gambero. Finito di lavorare tutto il bordino, come vedete, ci riprende praticamente la parte laterale, quindi abbiamo un po' ripreso, diciamo, la struttura della borsa con i bordini laterali. Quindi abbiamo terminato la lavorazione della borsa. Come vedete, all'interno non occorre foderarla, anzi questa che ho comprato è ben rifinita all'interno, ho solo applicato le calamite. I manici lascerò questi e il fondo non l'ho voluto rivestire, quindi la borsa già è completa. Qui ve la faccio vedere un po' più da lontano, quindi in prospettiva, con tutte le rifiniture che ho fatto del punto gambero, la parte davanti e dietro e la parte laterale della borsa. Ho lasciato invariato e non toccato il fondo e i manici, anche se poi voi a vostro piacimento potete tranquillamente foderarlo anche con queste piastrelle piccoline, queste mattonelle piccoline che ho fatto nei laterali. Il video è terminato. L'occorrente per poterla creare, mi ci sono voluti 4 gomitoli di color sabbia e 2 gomitoli di giallo oro e 2 gomitoli di giallo sole, però me ne sono avanzati di 2 gomitoli, quindi non 2 gomitoli interi, parliamo comunque di gomitolini di 50 grammi. Voi potete utilizzare
qualsiasi marca volete di cotone, anche se questo è molto simile al cotone fiocco e al cotone Icky della Tessiland. Diciamo che sulla lavorazione è molto simile. Il video è terminato. Se vi è piaciuto, condividetelo e lasciatemi un mi piace al video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram e io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.